Ciao ragazzi, benvenuti in Ferrovie Miniatura. Oggi andiamo avanti con il completamento di questo modulo del plastico e in questo video andremo ad approfondire anche come costruire i marciapiedi della stazione. Ma prima di cominciare vi lascio uno spezzone di video che ho già registrato dove si vede appunto quello che ho fatto fino a questo momento. Quindi andate a guardarlo, quindi guardatelo, durerà circa 2 minuti e ci vediamo tra pochissimo. Ok raga, come potete vedere sono arrivato a questo punto, ho tagliato alcune immagini semplicemente perché non ho avuto tempo di poterlo registrare perché in quel momento la telecamera aveva finito la batteria, una serie di situazioni e quindi comunque vi siete persi praticamente la costruzione di questo lato dove ho creato altri magazzini e adesso vi avvicino le immagini per farvi vedere alcuni dettagli. Allora andiamo con ordine, questa è la zona
a cui ho fatto vedere prima nel filmato. Qua ho messo i muraglioni, ho dovuto costruire un altro pezzetto per andare a compensare questa zona. Praticamente ho creato appunto questo effetto di rientranza per dare più spazio al marciapiede che c'è sotto. Questo è il marciapiede che è stato costruito, ho fatto la tettoia, i vetri. Ovviamente all'interno di questa costruzione faremo l'illuminazione successivamente. Ricordo ragazzi che tutto questo è ancora allo stato grezzo, quindi dovrà essere tutto invecchiato e lavorato, e questa parte qui invece me la sono inventata al momento perché mi è piaciuta l'idea di creare una zona praticamente murata, quindi ho tolto questa parte e ho creato l'effetto di entranza rimettendolo dietro. Qui invece ho sfruttato delle tettoie di vecchie costruzioni e ho creato delle entrate sempre con le eulite, creando appunto dei magazzini che in questo momento sono bui, ma dentro ci metteremo ovviamente l'illuminazione e tutta una serie di articoli che adesso vi farò vedere. Quindi l'effetto che otteniamo in questo momento, andando a inquadrare in questa angolazione, notiamo questo effetto che secondo me è straordinario. Poi consideratelo quando sarà invecchiato e sarà finito, sarà ancora più bello. Ovviamente in questa costruzione ho sfruttato effettivamente dei resti di alcune costruzioni in kit di montaggio, quindi Faller, Vollmer, molto misti, e quindi io non butto mai via niente, quindi conservo sempre tutto, e alcuni pezzi addirittura fanno parte del vecchio plastico della vecchia associazione che sono stati recuperati, quindi spesa budget zero si può dire tra virgolette, e questa è una cosa molto figa perché comunque con le eulite capite che potete costruire veramente un'immensità di cose. Voglio autopropormi un auto challenge dove voglio sfidare me stesso a costruire una stazione ferroviaria fatta con le eulite. Lo farò magari prossimamente. La mia intenzione in questo punto dello scalo merci è quella appunto di mettere dei bancali, delle casse, diciamo materiale di carico e scarico dove ci saranno appunto gli operai che lavoreranno. Questo lo farò praticamente prossimamente una volta invecchiata la zona e, come detto prima, appunto illuminata. Sarà una cosa super figa. Intanto vi spoilerizzo una roba del tipo che ho praticamente questo kit della Praser, non so se riuscite a vederlo, magari la telecamera adesso metto a fuoco e ravvicina un attimo. È un kit della Praser dove dentro ci sono appunto già dei bancali, delle grandi casse di legno, quelle classiche da magazzino, che devono essere ovviamente personalizzate con i decal che ci sono all'interno, e questi li utilizzerò sfruttandoli qua dentro. Ora ragazzi, non mi rimane che farvi vedere come costruire il marciapiede, ma prima di farlo voglio rispondere a alcune domande che sono arrivate negli scorsi video e approfitto in questo momento. Qualcuno mi ha chiesto, diciamo, la distanza dei binari qua sotto, che è troppo ravvicinata, e per quale motivo. Io ovviamente ho dato questa risposta. Questo plastico è stato fatto su commissione da un utente a cui ho dovuto creare una sorta di progetto, dando più possibilità all'utente di poter giocare sul plastico e di fare tante manovre. Ovviamente sapete che in scala K0 una stazione, diciamo, se dovessimo rappresentarla in realtà, occorre almeno avere 9-10 metri di stazione. Questo non è possibile in un appartamento, quindi ho dovuto ridurre a tantissime diciamo, termini questa cosa. E ovviamente ho creato in questo modulo e quello successivo, sono 2 o 3 moduli se non sbaglio, dove c'è sulla stazione, che questa è la parte alta, stazione passeggeri, e la stazione merci, diciamo lo scalo merci. E addirittura le prime 2 linee davanti sono addirittura un'altra zona navetta avanti e indietro, punto a punto, sempre passeggeri. Quindi il tutto ragazzi è stato messo in poco spazio, quindi ho dovuto lavorare molto su come sfruttare gli spazi. Quindi ovviamente diciamo che lo spazio tra un binario e l'altro per quanto riguarda quello che si va a creare quando ci sono gli scambi è esatto, mentre le distanze in alcuni punti non sono proprio esatte, ma semplicemente una scelta tecnica, e questo comunque non va a guastare il lavoro, anzi comunque rimane comunque qualcosa di molto bello perché si vede in poco spazio tanta roba. Comunque ho creato una situazione, poi lo vedete nei video prossimi, dove comunque i marciapiedi verranno messi lo stesso e creerà comunque quell'effetto realistico, nessun problema ragazzi. Comunque scala H0 abbiamo un grado di oscillazione che ci permette di fare tanta roba, quindi possiamo giocare sui centimetri e anche sui millimetri. Quindi in questo caso non si tratta di un errore, ma semplicemente di una scelta tecnica e logistica. Per esempio anche qui nella zona passeggeri ho dovuto veramente adattarmi, perché per cercare di farci stare una piccola stazioncina qua dietro ho dovuto stringere proprio ai minimi estremi i binari dell'alta velocità, quindi però comunque ragazzi sta venendo bene. Quindi tutto sommato questo plastico, siccome appunto non rispetta nessuna norma, e rispondo anche a quest'altra domanda dove mi è stato chiesto la differenza tra norme dei vari moduli tipo FINF, gas TT eccetera eccetera, in questo caso questo plastico non rispetta nessuna norma, e questo non vuol dire che non è regolare, ma vuol dire che è un plastico fatto per un utente a cui non andrà a utilizzarlo con altri plastici con altri moduli di altre utenze, ma rimane in casa sua. La differenza è del fatto che se voi fate un plastico invece modulare rispettando le normative tipo FINF,
dovrete sicuramente essere innanzitutto iscritti al gruppo FINF e farvi dare da loro, le trovate anche nel loro sito, le dime della testata per poterli collegare ai loro impianti. Quindi dovete poi lì rispettare al millimetro tutte quelle che sono le misure e le norme che loro vi rilasciano, e questo vi permette di collegarvi ai loro moduli. Questa è la differenza, ma sostanzialmente non dovete privarvi della vostra fantasia di voler lavorare sul vostro modulo e come volete e come credete. Qualcuno mi ha chiesto la linea aerea in questo plastico c'è, ci sarà, verrà messa per ultimo quando il plastico sarà addirittura montato, quindi lo farò alla fine di tutto, perché in questo momento fare la linea aerea è un problema. Devo prima dedicarmi a finire tutto il plastico e poi farò la linea aerea, fatta esclusione della zona qua sotto che è una linea diesel e quindi non occorre fare linea aerea. Ma ora ragazzi andiamo a vedere come costruire il marciapiede. Vado a prendere un foglio di Eulite e cominciamo subito. Let's go! Ok ragazzi, in questo caso ho preso per scala H0 un foglio di Eulite da altezza 1 cm. In questo caso sto prendendo uno spezzone che mi servirà da mettere anche sul plastico. Voi potete farlo lungo quanto volete, poi comunque può essere tagliato. Vediamo come fare. Allora, la prima cosa da fare è creare una riga sopra un solco a circa mezzo centimetro, quindi mezzo centimetro di qua e l'altro mezzo centimetro dall'altra parte, quindi spessore mezzo centimetro. Tiriamo una riga, un bel solco medio leggero. Ok, fatto questo ragazzi abbiamo già ottenuto quello che è lo spazio dove dobbiamo andare a tratteggiare i nostri, diciamo, pseudo gradini o mattoni che si trovano. Questo è uno stile ovviamente ragazzi di marciapiede, ma il marciapiede sapete che ci sono di tante modalità e potete farlo come meglio credete. Questo è quello che a me piace di più e quindi mi piace riproporvelo. Ovviamente voi potete farlo come volete, questo è uno dei tanti modi. Ogni centimetro tiro una riga, un po' come quando abbiamo fatto il muraglione ragazzi, è lo stesso stile, vedete, una riga ogni centimetro circa. Io vado ad occhio, cioè potete farlo come volete, anche irregolare, regolare, quello che volete. Un solco, stesso peso, mettiamo nella mano lo stesso peso che abbiamo messo nel fare la prima riga, ok? Pressione medio leggera e abbiamo ottenuto la gratinata davanti e ora facciamo la stessa cosa dall'altra parte, ma prima di farlo facciamo la riga di altezza. Io in questo caso per farla uso questa tecnica, metto un foglio di Eulite da 3 sotto che è praticamente l'altezza di quella che utilizzo per mettere la massicciata, appoggio su un binario, ok, e l'appoggio qui vado a simulare esattamente quello che è il gradino, ok, che si va a formare quando ne mettiamo il binario sotto. Questo perché? Perché io tenendo fermo il foglio appoggiato, appoggio la matita sulla rotaia e faccio questo lavoro, faccio una leggera pressione e vado a crearmi, ho la dima già per crearmi l'esatto punto dove devo andare a intarsiare la matita, così mi creo lo stacco sotto, ok, tac, vedete ho creato la riga sotto e ho l'esatta misura. Quindi ora cosa faccio? Vado a fare altri tratteggi uguali a quelli sopra, ve lo faccio vedere, quindi stesso lavoro di prima, ve lo faccio vedere da questa angolazione, non so se riuscite a vederlo. Cerchiamo di non superare la riga, lì ho fatto un piccolo errore ma comunque non succede nulla. Per tutto il foglio ok, fatto questo gli do un altro colpo al solco sotto giusto per andare a evidenziare il lavoro fatto fino adesso, ok, vedete? Ho ottenuto praticamente la parte davanti, ovviamente qua ancora lo stato grezzo, si può pitturare. Ora andiamo a vedere l'effetto che ha appoggiandolo sul plastico. Okay. Il punto di mio interesse dove posizionare questo marciapiede è qua, diciamo da qui a qui, ok? Qui adesso prendo appunto l'esatta misura e lo vado a tagliare. Semplicemente posso farlo in questa maniera qui, prendo la distanza tra l'ultimo pezzo di massicciata, che tra l'altro qua devo andare a lavorare perché voglio stare proprio vicino col marciapiede in modo da dare proprio quell'effetto scenico realistico. Quindi in questo caso andiamo ad appoggiare il metro, il righello sopra le traversine e ci dà
la certezza di essere dritti e andiamo a togliere, diciamo, l'eolite che si trova in, diciamo, in questo caso in esubero. Ok, io purtroppo sto facendo un lavoro così perché non ho un aiuto per la telecamera e quindi mi viene molto scomodo lavorare, ma ce la posso fare. Quindi il mio marciapiede andrà messo qui, ok, appoggiato qui. Adesso vi farò un'altra angolazione, taglio sotto con la matita o direttamente con il taglierino per farmi una dima. Esatto, e andiamo a tagliarlo. Ecco l'effetto, ragazzi, appoggiati a bordo marciapiede, ok? Questo è l'effetto che avremo, che è simile all'effetto che ho ottenuto qui, vedete? Ve lo zoom, ve lo faccio vedere. Questo ovviamente poi una volta invecchiato otterremo un altro tipo di effetto ancora. Con l'aggiunta della massicciata sarà un altro effetto ancora. Ok ragazzi, questo video finisce qui. Ovviamente adesso andrò avanti a fare ancora un po' di marciapiedi per metterlo nel plastico, ma lo vedrete nel prossimo video, il proseguimento dei lavori, e poi finalmente arriverà il momento anche di fare la massicciata, quindi ci siamo quasi. Grazie per avermi guardato ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like se possibile, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!